Ciao a tutti amici, sono felice di illustrarvi le meraviglie della graziosissima Malta, un arcipelago situato tra la Sicilia e la costa del Nord Africa. È una nazione famosa per i siti storici collegati ai vari dominatori dell'isola, i romani, ai Mori, ai Cavalieri di San Giovanni, ai francesi e agli inglesi. In questo momento ci troviamo nella Salutin Battery, una batteria di cannoni che ogni giorno spara salve dalle 12 alle 16. Ma nei piani superiori abbiamo gli Upper Barracca Garden, che si trovano nella parte più elevata del bastione di San Pietro e Paolo. I giardini erano stati creati a scopo ricreativo per i cavalieri ospitalieri di lingua italiana, ma al termine dell'occupazione francese nel 1800 furono aperti al pubblico. In questo momento ci troviamo all'interno della cattedrale di San Paolo, nel pieno centro della Valletta. È una delle 3 cattedrali anglicane della diocesi di Gibilterra in Europa. Risalente al 1839, inizio di costruzione, completamento nel 1844, in pieno stile neoclassico. E dopo aver visitato la cattedrale di San Paolo, alle mie spalle la concattedrale di San Giovanni, la principale dell'arcidiocesi di Malta, in pieno stile rinascimentale barocco, anno di costruzione 1573.
Eccoci arrivati alla fine della visita della concattedrale di San Giovanni e ciò che potete ammirare alle mie spalle è la sua facciata principale. Rieccoci amici in un'altra meravigliosa tappa del nostro viaggio. Oggi ci troviamo nella splendida isoletta di Gozo, più precisamente nella sua capitale Victoria. La cittadella di Victoria, dove ci troviamo in questo momento, è l'attrazione turistica più visitata di Gozo. Conosciuta anche come Gran Castello, è una piccola città fortificata nel cuore del paese. Restaurata recentemente, la cittadella ospita al suo interno tutte le maggiori attrazioni storico-culturali di Gozo, la cattedrale dell'Assunta e vari edifici storici diventati oggi una serie di musei. In questo momento ci troviamo al meraviglioso santuario di Tapino e ci apprestiamo a concludere in questo modo la visita alla meravigliosa isola di Gozo. Il santuario nazionale di Tapino è una basilica di rito cattolico situata ad Alpi, sull'isola di Gozo, e si tratta del principale luogo di pellegrinaggio per i maltesi.
oggi dalla meravigliosa Blue Lagoon, un angolo di paradiso situata tra l'isola di Comino e di Cominotto e caratterizzata dalle sue acque cristalline. Rieccoci amici, stavolta dalla bellissima Pacevi, il cuore della movida dell'isola di Malta, adatto a un pubblico più giovane che vuole godersi una serata all'insegna del divertimento. Ciao a tutti, oggi abbiamo deciso di goderci un po' di relax. Rieccoci amici, oggi ci troviamo nella spiaggia di Melia Bay o Gadira Bay, una delle poche spiagge sabbiose dell'isola di Malta, situata nel nord dell'isola. È molto frequentata nei mesi estivi dalle famiglie e dai turisti, proprio perché è sabbiosa, essendo Malta caratterizzata principalmente da spiagge rocciose. Eccoci amici, immancabile oggi la visita alle 3 città storiche dell'isola di Malta, Cospicua, Vittoriosa e Singol. La storia di Malta non potrebbe essere compresa a fondo senza conoscere l'importanza di Singol, Vittoriosa e Cospicua, comunemente denominate le 3 città di Malta.
Questa zona, chiamata la Cotonera, è servita da rifugi, bastoni difensivi e abitazioni per i popoli che hanno conquistato Malta lungo la storia. I cavalieri dell'Ordine di Malta furono incaricati di edificare queste città storiche e oggi le loro tracce sono ancora presenti in numerosi edifici delle tre città, risalenti al XVI secolo. E dopo aver visitato la città di Cospicua, eccoci arrivati a Vittoriosa, la più importante fra le tre città, che divenne infatti la capitale di Malta a partire dal 1530. A Vittoriosa si trova uno dei migliori esempi di architettura medievale dell'arcipelago, la fortezza Sant'Angelo. Vittoriosa è una cittadina ideale per una passeggiata rilassante e per approfondire la storia di Malta attraverso i suoi utili musei, come ad esempio il Maritime Museum e il Palazzo dell'Inquisizione. Nella parte moderna di Vittoriosa, vicino al porto turistico, si trovano inoltre alcuni accoglienti bar e ristoranti dall'atmosfera intima, vinerie, ristoranti e taverne molto caratteristiche. Nel cuore della città di Vittoriosa, come vedete alle mie spalle, il Palazzo dell'Inquisitore.
eccoci in cima al meraviglioso Forte Sant'Angelo, una costruzione risalente alla piena epoca medievale che si erge imponente sul Porto Grande, alle spalle la Barletta. Lo splendido Forte Sant'Angelo, dove ci troviamo ora, fa parte del patrimonio militare e storico del paese, che si erge come un trono in cima alla città di Vittoriosa,